Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che vi offre tutta una serie di aiuti linguistici che vi saranno utili nello studio della lingua italiana ad ogni livello. Se siete arrivati su questo canale solo oggi, vi do il mio benvenuto. Sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Oggi parleremo degli avverbi interrogativi usati in italiano quando c'è il bisogno di fare delle domande sia dirette che indirette. Vedremo i loro significati e usi conformi alle regole grammaticali. Restate fino alla fine, mi raccomando, perché in chiusura vi farò vedere che la lingua italiana usa l'avverbio interrogativo perché in modo diverso dalla lingua inglese. La caratteristica degli avverbi interrogativi è quella di introdurre una domanda o una richiesta diretta oppure indiretta. Purtroppo nella lingua italiana la domanda diretta non viene introdotta da una struttura grammaticale come invece avviene sia nella lingua inglese che in quella francese. Ma allora, come si riconosce una domanda diretta nell'italiano parlato? Chiaramente il primo indizio è la presenza degli avverbi interrogativi che vedremo oggi. Per illustrarvi il secondo indizio voglio farvi un esempio concreto. Ascoltate la seguente proposizione interrogativa diretta facendo attenzione all'inflessione della mia voce. Walter, quanto sei alto? Avete notato la mia inflessione ascendente alla fine della frase? Ascoltate bene. Walter, quanto sei alto? Bene, questo è il secondo indizio che la lingua italiana parlata vi offre per identificare una domanda diretta. È di fondamentale importanza avere ben chiaro questo concetto della inflessione ascendente, perché esistono delle domande dirette che non sono introdotte da alcun avverbio interrogativo. In questi casi bisogna prestare la massima attenzione alla inflessione della voce della persona con cui state interagendo, perché l'unico e solo segnale essenziale della frase interrogativa diretta è proprio la tipica inflessione ascendente. Eccovi degli esempi concreti di domande dirette senza avverbi interrogativi. Sandrino, hai fame? Mara, hai sonno? La lingua italiana parlata ha bisogno della vostra completa e assoluta attenzione, perché ogni piccolo dettaglio nell'inflessione vocale della persona con cui discorrete vi dà degli indizi essenziali per poter capire non solo di cosa si sta parlando, ma anche se la persona vi ha fatto una domanda o una richiesta. Passiamo ora in rassegna agli avverbi interrogativi. Cominciamo con l'avverbio interrogativo che abbiamo già visto nel primo esempio che vi ho fatto. Quanto? Si usa per chiedere la quantità, il numero di cose, persone che appartengono ad un determinato insieme. La richiesta potrebbe anche essere una misura di un oggetto oppure l'altezza di una persona, come nell'esempio iniziale che vi ripropongo ora. Walter, quanto sei alto? Quanto è utilissimo al mercato oppure se siete in giro per comperare, quando volete chiedere il prezzo dei prodotti in vendita. Per esempio, quanto costano le mele? È anche possibile sentire le seguenti espressioni concise e quindi semplificate. A quanto le mele? Quanto per le mele? Queste due ultime formule sono dei veri e propri salvavita nel caso in cui quello che volete comprare è per esempio un paio di scarpe, una borsetta, un souvenir
e non volete usare una forma verbale del verbo costare. Vi faccio un esempio. Quanto per quelle scarpe in vetrina? Esiste poi un'espressione fondamentale che è bene imparare a memoria. Quant'è? Che si usa per chiedere quanto si deve pagare per una collezione di articoli che si sono comprati, per esempio, in un supermercato. Come? Questo avverbio esprime il bisogno di sapere in che modo qualcosa oppure qualcuno ha compiuto una data azione. Carlo, come vai in ufficio oggi? Questa usatissima costruzione introdotta dall'avverbio come è seguita da una delle coniugazioni dell'indicativo presente del verbo andare, che chiaramente dipende da chi oppure che cosa compie l'azione. Con questa domanda voglio sapere in che modo Carlo arriverà in ufficio, ovvero se prenderà i mezzi pubblici, quindi un bus, la metro, un taxi, al posto della propria macchina oppure usando un carpooling, o ancora se prenderà la bicicletta oppure andrà a piedi. Vediamo ora un'altra proposizione interrogativa usatissima ovunque. Come va? Frase usatissima per chiedere lo stato delle cose, salute, stato d'animo, umore, relazione. Abbiamo già incontrato un'altra espressione utile a chiedere lo stato di salute di una persona. Come stai? Bene, adesso potete aggiungere la nuova espressione come va al vostro arsenale linguistico. Vediamo ora delle utili espressioni rompighiaccio che vi aiuteranno a incominciare una conversazione. Ciao, come va? Seguite il mio consiglio, imparate la memoria. Non solo è utilissima, ma è un vero e proprio salvavita. Abbiamo già visto l'espressione come va. In qualche caso si può anche usare una espressione equivalente, ma veramente molto molto informale, come butta, che però va usata solo tra amici intimi, ovvero persone che conoscete e frequentate da molto tempo. Chiaramente la frase come va può essere modificata secondo necessità. Per esempio, se dico come va Luisa? Voglio sapere informazioni sulla salute di Luisa. Se invece, per esempio, dico come va con Luisa? Voglio sapere informazioni sulla relazione che la persona con cui sto parlando ha con Luisa. Come va il lavoro? Con questa frase chiedo alla persona a cui sto parlando di dirmi qualche novità sul suo lavoro. Per esempio, se gli piace, se ha dei problemi, se il lavoro è stressante e così via. Come va la vacanza? Qui voglio sapere come procede il periodo di ferie della persona a cui sto parlando. Un'espressione usatissima ovunque è com'è, frase domanda che si usa per chiedere un'opinione su un qualcosa che si sta bevendo, mangiando, ascoltando, guardando in TV, ma fate particolare attenzione a come la pronunciate. La forma verbale deve essere pronunciata con suono aperto. Com'è? Com'è? Non è una questione di pedante pignoleria. Vediamo 2 esempi per capire cosa intendo dire. Sandro, com'è la pizza? Sto chiedendo a Sandro la sua opinione sulla pizza che sta mangiando. La pizza è reale, è davanti a lui, fumante. Sandro, come la vuoi la pizza? In questo caso chiedo a Sandro che tipo di pizza vorrebbe, che topping vuole sulla pizza. Quindi in questo caso la pizza non è reale, la pizza deve essere preparata. In altre parole, la pizza è una immagine mentale. La differenza è tutta nella pronuncia. Tenetelo a mente.
come mai oppure com'è che sono sinonimi di come e si usano per chiedere della causa di un avvenimento, fatto, episodio. Anche in questo caso, occhio alla pronuncia aperta di è. Rosa, come mai esci così presto stasera? Rosa, com'è che esci così presto stasera? La prima frase può considerarsi formale. La seconda ha un tono più casuale, familiare. Dove? Questo avverbio esprime il bisogno di sapere in che luogo qualcosa è successo, oppure qualcuno ha incontrato qualcun altro, oppure fatto qualcosa. Nella frase "Dove hai messo le chiavi della macchina?" la situazione è la seguente. Non riesco a trovare le chiavi della macchina e chiedo in casa se l'ultima persona che ha usato la macchina sa dove stanno. Attenzione, è possibile anche formulare la stessa domanda usando il singolare del soggetto, la chiave. Dov'è la chiave della macchina? Anche in questo caso fate particolare attenzione a come pronunciate la forma verbale, che deve avere suono aperto. Dov'è? Dov'è? Anche qui non si tratta di perfezione oppure pignoleria, ma è una questione di cosa volete chiedere. Vediamo due esempi. Sandro, dov'è la pizza? Sto chiedendo a Sandro dove ha messo la pizza che ha appena comprato e che ha riportato a casa. Sandro, dove sei andato a comprare la pizza? In questo caso chiedo a Sandro in che negozio ha comprato la pizza, pizzeria, panettiere, supermercato, che sia. Quindi in questo caso la pizza è visibile, so esattamente dov'è. Voglio sapere dove, in che posto Sandro l'ha comprata. Quando usate questo avverbio interrogativo, quando volete sapere in quale momento l'azione di qualcuno o qualcosa è avvenuta. Nico, quando sei arrivato? Un'altra espressione utilissima è la seguente. Quando ci vediamo? Questa frase è usatissima per stabilire un appuntamento. Una variazione potrebbe essere la seguente. Ragazzi, quando ci si trova? Molto usata per organizzare, per esempio, una passeggiata oppure un incontro tra amici. È sempre possibile accoppiare più verbi interrogativi. Per esempio, ragazzi, quando e dove ci si vede? Voglio sapere a che ora, quando e in quale luogo, dove ci si incontrerà. Come vi ho introdotto all'inizio del video, vediamo adesso l'avverbio interrogativo perché, che introduce una preposizione interrogativa sia diretta che indiretta, ma che in italiano traduce sia il why interrogativo che il because congiunzione. Il suo significato è per quale ragione, per quale motivo. Sara, perché mi hai fatto cenno di tacere? Come mai, che abbiamo visto prima, è sinonimo di perché. Per esempio la frase Rosa, come mai esci così presto stasera? È del tutto equivalente in significato a Rosa, perché esci così presto stasera? Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!